Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Come potete vedere dalla sovraimpressione, oggi abbiamo di nuovo con noi come ospite Mattia. Lo avete conosciuto per i diversi video tutorial che abbiamo fatto insieme per Axie Infinity, ma oggi è qua per raccontarci un po' qualcosa di più di se stesso, di cosa è riuscito a fare grazie a questo videogioco e praticamente anticipo che è riuscito a staccarsi dal suo lavoro da dipendente per potersi dedicare al 100% al giochi su blockchain, in particolare ad Axie, ha creato la sua scholarship e quindi è riuscito a fare un po' quello che tutti noi o la maggior parte di noi cerchiamo di aspirare, ovvero staccarci da un lavoro da dipendente per dedicarci a lavorare su una cosa che ci piace e ci appassiona. Anche se, attenzione, staccarsi da un lavoro da dipendente per avviare una propria attività, che sia un'attività di vendita o in questo caso i gaming da blockchain, non vuol dire smettere di lavorare, ma molto probabilmente si fanno anche più ore rispetto a un lavoro da dipendente. L'unica cosa è che si fanno più ore con una gratificazione immensa e si riesce a fare veramente qualcosa che va a unire lavoro, guadagno e passione personale. Ma adesso lasciamo spazio a Mattia che ci racconta un po' di più su se stesso. Ciao Mattia, bentornato, era già un po' che non ci vedevamo. Ciao Maurizio, ti ringrazio nuovamente per avermi invitato sul tuo canale e avermi dedicato questo spazio. Anzi, questa idea di questa intervista mi è subito piaciuta, quindi ho colto la palla al balzo e, e niente, oggi vi parlerò un po' di come negli ultimi mesi, diciamo, la mia vita sia cambiata. Certo. Ma in, Secondo me in meglio, però magari No, qualcuno no, ha certo, bisogno di certo. informazioni. Ma innanzitutto parliamo un po' dalle tue origini, vabbè, come ti chiami lo sappiamo già, dove sei nato, so che sei italiano, hai vissuto per un periodo in Italia, poi ti sei spostato all'estero, Esatto, raccontaci esatto. un po' questa storia, perché ti sei spostato, che cosa hai fatto prima di conoscere Axi. Allora, prima di conoscere Axi sono successe tante cose, anche perché Axi è entrato nella mia vita da un anno e qualche mese, quindi c'è stata tutta una vita prima. Praticamente io ho sempre vissuto a Roma, vicino Roma, in provincia di, no, anzi proprio diciamo in periferia a Roma. Niente, ho fatto una vita come tutti gli altri, andavo a scuola, poi ho fatto vari lavori, dopo ho preso il diploma, ho lavorato nel magazzino, lavorato anche in ristorante, lavoravo con i miei genitori, poi quando avevo 21 anni ho deciso di iniziare una nuova esperienza all'estero. Sono venuto qui ad Amsterdam e dai 21 anni fino ad oggi sono stato qui vicino ad Amsterdam, in Olanda, cioè prima da Amsterdam, poi dove sono ora, ad Alsmeer, ho vissuto in varie parti di Amsterdam. E niente, mentre anche la mia famiglia si è trasferita qui, Ah, ok, quindi siamo tutti qui, ottimo. loro anche sono qui da 6 anni, io mi considero a 20, quasi 20 29 anni, quindi sto qui quasi da 8 anni a marzo. Niente, quindi abbiamo cominciato a lavorare, poi penso 2 anni e mezzo fa, una cosa del genere, ho cominciato a conoscere cripto, Ethereum, siccome grazie al lavoro che io qui in Olanda ho lavorato sempre in cucina come cuoco, ho fatto anche dei altri lavori tipo le consegne. Comunque ho sempre lavorato da quando sto qua Certo. dentro, cioè, andavo in vacanza magari 2 settimane ogni tanto, tornavo in Italia, però ho sempre lavorato, non mi sono mai fermato, quindi sono riuscito anche a mettere da parte qualcosa, grazie al lavoro e con quei soldi sono riuscito a investirli nelle cripto, Ethereum inizialmente, Bitcoin. Io ricordo la prima volta che ho preso Ethereum, avevo preso un Ethereum su Coinbase, avevo visto sto Dove si parte tutto da coso lì su anche. Coinbase. Sì, non lo so come l'ho conosciuto le cripto, conoscevo solo Bitcoin, sapevo Bitcoin, considera il 2017 era già passato, quindi Bitcoin più o meno era già diventato
qualcosa di conosciuto. Poi dopo il 2017, dopo il 2018, alcuni dicevano che era, non che era scam, però molta Sì, gente sì, ci sono non ci state tutte credeva, quelle le capito? notizie che lo davano Sì, sempre per morto, quindi come tutto il morto. settore. Sì, sì, poi mi ricordo Bitcoin, poi un giorno avevo letto su Facebook Ethereum, io investo, avevo letto magari, mi pare proprio un commento di qualcuno, io investo in Ethereum, faccio il programmatore, ho detto che cos'è sto Ethereum? Io non sapevo niente, cioè. Ho scaricato Coinbase, avevo comprato il mio primo ETH che stava a $200, una cosa del genere. Sì, 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 sì. Niente, che era? Era il 2019. Poi ho cominciato a interessarmi di queste cose, anche investimenti, diciamo, non solo in cripto, in azionari o così. Ho cominciato a fare, diciamo, i primi investimenti sulla piattaforma eToro, Sì, che che è è una molto user piattaforma friendly molto per investire anche in user azioni. friendly. Sì, sì. Eh sì, io comunque eh, avevo investito in azioni, poi avevo preso anche le cripto, l'avevo prese anche su eToro, perché mi ricordo che ce l'avevo lì quando, mi ricordo che quando c'è stato il crollo di tutti gli asset, quando c'è stata la flessione con l'esplosione del Covid, anche le cripto hanno fatto bei ritracciamenti. E mi ricordo che lì sono riuscito a prendere qualcosa di ETH, Sì, Bitcoin, avevo preso Ripple, però avevo preso ETH a $80, capito? sì, 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 Quel era giorno che è crollato, quel giorno pazzesco. che è crollato, ho pensato bene di investire quel giorno qualcosa, Ottima un po' di scelta. ETH. Sì, infatti si è rivelata una buona scelta perché poi comunque quegli ETH l'ho holdati per un po', fino a quando è arrivato, non so, mi pare sui 2000. E nel mentre comunque avevo già cominciato a investire in Axi comunque. Ok, Avevo già, Axie come l'hai conosciuto? Perché alla fine Axie nasce come gioco per blockchain, un po' diverso dal solita cripto con un progetto magari per Io pagamenti o Covaxi l'ho d'altro. conosciuto tramite una persona che mi ha detto guarda c'è sto gioco che ti permettono di farti, di guadagnare giocando. A me la prima volta che me l'hanno detto, Certo, la prima cosa che si dice sul play to earn. poi inizialmente l'avevo scaricato, solo che ci avevo giocato un po', era tipo ad agosto del 2019, non avevo ancora preso niente asset né te, infatti mi sono un po' pentito di non aver investito bene in quel momento, perché comunque se investivo in asset del gioco tipo terre, oggetti o axi mistici, adesso cioè, ho preso qualcosa, ce l'ho qualcosa di questi asset tipo Axie Origin, terre, ce l'ho qualcosa, però nel senso se investivo in quel momento, magari come ho fatto un po' dopo, pure su altri progetti dopo, vabbè che comunque poi sono cambiate, cioè prima non è che c'avevo non è che c'avevo la disponibilità che magari ho adesso, Certo. però ci investivo bene dall'inizio, magari adesso stavamo a parlare che mi ero venduto, non so, terre, perché comunque molta gente qua ci ha fatto veramente i soldi, ma proprio che ce l'hanno fatti, capito? Quelli che sono entrati inizialmente hanno preso le terre, roba che prendevi a 40-50 dollari e poi te le vendevi a 5-6 mila dollari, a Porca 5, a miseria. 3 ETH, 4 L, ma tutti gli asset del gioco hanno avuto proprio, cioè, un exploit, capito? Vabbè, comunque io verso, diciamo, agosto del 2020, si parla già del 2020, ho deciso comunque di portare avanti Axi, capito? Perché ho visto che comunque c'era un sacco di potenziale. Ho cominciato comunque a bridare Axi, ho preso... L'unico pentimento che non ho è non essere entrato bene su AXS anche, sul token, Sì, capito? Magari investiti, non so, $1000 quando l'avevamo listato su Binance, sì, adesso quando stava a sta... pochi Io mi ricordo euro. cioè su Binance, me lo ricordo che l'ho visto io con i miei occhi a 0,13, Porca miseria, se pensiamo era adesso dove è partito arrivato. $150, cioè, capito? Basta che ci mettevi $1000 sopra e adesso stai, non so, devi pure sapere roldare, te la devi Certo. pure sapere roldare, magari un 100 per, capito? Eh, il fatto è saperlo roldare. E così comunque io poi qualcosa sono riuscito a prendere intorno al dollaro, così, cioè, certo non mi sarei mai immaginato che andava, non so, a 150 Sì. dollari. Poi comunque gli axi, siccome servivano per fare altri axi, gli AXS, siccome servivano per bridare axi, li ho bruciati molti. Adesso qualcosa c'ho, perché comunque con lo staking ho pensato di rientrarci su prezzi tipo 60 dollari. Facendo anche bene, perché comunque
hanno cominciato, sono continuati ad aumentare dopo i $60, quindi adesso non so se sapete c'è lo staking con che ti danno 116 di APR, una cosa del genere, quindi hanno messo qualcosa in staking, un piccolo tesoretto di AXS, quando mi servono li prendo qualcosa, poi li ricompro con le SLP, diciamo però qualcosa lo voglio sempre dare di Certo. AXS. Diciamo che Axie, a parte il gaming, poi si sta sviluppando anche in altri settori, lo swap e farà poi altre cose. Diciamo che Sì, sì, il loro... gioco è una parte di quello che sarà poi alla fine tutto l'ecosistema di Axie. Però c'è una cosa importante perché oltre a giocare e a farmare gli SLP che poi si possono vendere anche per valute fiat, hai avuto l'intuizione di creare una scholarship, perché poi penso che sia questo il fatto di averla sviluppata nel tempo che ti ha permesso di mollare il tuo lavoro da dipendente e crearti un'attività, una vera impresa, perché alla fine è un'impresa. Sì, sì, esatto, esatto. Alla fine Axi, certo, cominciare da zero adesso è È quasi un po' difficile, impossibile. però io comunque già bridavo prima, perché comunque proprio l'esplosione delle scholarship è stata quando siamo passati sul Second Layer, su Ronin. Cioè, abbiamo fatto anche il video quando l'hanno attivato Ronin. E niente, quindi io già da prima di Ronin facevo scholarship. Le scholarship ho iniziato a farle a gennaio del 2020, quindi consideriamo, noi è quasi un anno che faccio Certo. scolari. Intanto, in che E cosa consiste la scholarship? praticamente gli axi che tu hai e compri li puoi benissimo trasferirli in altri account. Tu crei altri account, puoi creare account limitati, anche sotto lo stesso wallet Ronin, crei più account, tipo con MetaMask che crei Sì, tanti account sotto lo stesso estensione. E tu basta che mandi 3 axi su quell'account, crei un account di axi, ce lo colleghi e il gioco è fatto. Gli mandi allo scolaro, gli mandi password con mail, lui si logga sul marketplace, si logga, quindi non ha si logga sul marketplace, quindi non sul wallet, quindi lui non ha accesso agli asset. Cioè, certo. i tuoi asset sono al sicuro perché li controlli tu e hai tu la chiave privata. Lui deve solo entrare col password e mail e lì si scarica un QR e il QR lo scannerizza col telefono, capito? E da lì gioca da telefono, altrimenti dal computer si logga direttamente con la password e con la mail che gli dai tu tramite Mavis Hub, che è proprio il Sì. gioco. E niente. E poi loro farmano e si divide a percentuale. Molto, molto, molto semplice come cosa. E nel mentre tu fai i soldi e dai una mano anche a qualcuno che magari ne ha bisogno. Certo, certo. Capito? Come la maggior parte dei miei scolari sono persone che comunque tramite giocando possiamo affermare che loro ci vivono proprio, Sì, infatti perché questa è vivono il una film. grande cosa, soprattutto avevo letto tempo fa degli articoli di persone che vivono nel sud-est asiatico, vietnamiti, indiani, che Esatto, esatto. grazie a queste scholarship riuscivano anche a mantenere le famiglie. Difatti ricordo ancora alcuni video che abbiamo fatto, la maggior parte degli utenti che mi contattavano per avere il tuo contatto ed unirsi alle scholarship erano tutti asiatici Esatto. e avevano proprio, oltre alla voglia di giocare, proprio bisogno economicamente, quindi questa è una grandissima cosa a favore anche di questo tipo di gioco, si riesce a condividere diciamo una ricchezza alla fine Esatto, e, bravo. ed è una cosa importante. Io, la maggior parte dei miei scolari vengono tutti dalle Filippine, appunto, sud-est asiatico, alcuni anche venezuelani, poi ci sono anche gli italiani. Certo, Però loro, filippini soprattutto, ricordiamo intanto che mi sembra, può essere pure che non è vero, il 60% o 40% degli utenti di Axi vengono proprio da quel sì, paese, dalle l'ho letto anch'io. Filippine. O il 60 o il 40, mi sembra il 60, non vorrei dire una cosa No, pare anche a me, sbagliata. avevo letto proprio un articolo dove tracciavano un po' il gaming e Axie, la maggior parte venivano da quei paesi, ma perché erano tutti atti alle scholarship, anche perché col costo che hanno attualmente gli Esatto. Axie nessuno se lo potrebbe permettere, ma anche noi adesso ha dei costi quasi proibitivi. Però io ti dico che c'è un filippino che faceva
Scolaro in Nimo Scholarship, che è la Sì. nostra scholarship, l'abbiamo già detto l'altra volta, che non è solo mia, è anche di altri dei ragazzi. E questo Scolaro già si vedeva che era uno che comunque era bravo, perché comunque un paio di volte nella top 100. Comunque lui dopo un po' che ha lasciato la scholarship, adesso ha la sua scholarship, cioè tipo, non so, 30-35 scolari, una roba del genere. Un Certo. ragazzo filippino che faceva lo scolaro, capito? Sì, sì, Si è sì. messo in proprio e ha fatto la sua scholarship. Si è E creato nelle l'impresa anche Filippine, e lui. avere 35 scolari nelle Filippine significa veramente stare, guadagnare soldi, cioè, Certo. proprio per come è il costo della vita lì, Sì, sì, capito? sì, pazzesco. Tra l'altro, praticamente loro giocando farmano questi SLP, ma che ti vengono poi inviati in automatico sul tuo Ronin o loro devono fare qualche No, azione? no, sono io che li devo mandare a loro. Io ho tutto io in mano, quindi loro ogni 14 giorni faccio il claim, minto le SLP e gli mando la loro parte a loro, sui loro Ronin wallet Ok, personali che hanno. perfetto, Sì. poi da loro si E collegano. questa è la parte pure un po' che mi prende un po' di tempo, che comunque non è proprio tantissimo, però comunque devi stare lì e climbare, mandare, e copiare l'indirizzo, mandarglielo. Prima glielo scrivevo proprio, prima ogni volta che mandavo il pagamento gli scrivevo guarda, ti ho mandato il pagamento così, tot adesso ho lasciato stare. Ho Anche detto, perché adesso quanti scolari hai? adesso ce n'ho 115. Porca miseria, tantissimi. E, sì, tra l'altro qualcuno ha anche più energie, quindi 115, ma diciamo come se fossero un po' di più perché alcuni hanno più energie. E comunque continuo sempre a farli, a fare account. Cioè, adesso un po' meno perché prendo profitto ora, diciamo, eh. Vendo SLP, cioè, le vendo, oppure ci brido gli axi, e vendo gli axi. Diciamo adesso sto prendendo un po' di profitto, anche perché ultimamente pure ho investito in altri progetti. Io comunque sono uno che quando c'ha gli ETH compro gli axi proprio a rotta di collo, cioè, sono più quelli che compro quasi, cioè, che quelli che vendo, capito? Certo, poi da lì Diciamo li ultimamente fai incrociare, li fai nascere dei piccoli, diciamo dipende, così. dipende sempre da quello che prendi, perché diciamo adesso Axi dopo che siamo entrati che è partito Ronin, c'ha avuto un'esplosione anche dei prezzi, cioè vendevi Sì, gli Axi a 0,02, 0,3, easy proprio, capito? E adesso ce lo puoi fare solo su certi Axi che ancora ci puoi fare soldi, però alcuni Axi se tu sbagli il breed, ma infatti adesso bridare diventa molto, devi starci attento, devi sapere quello che fai, perché se sbagli e ti viene una cosa fatta male, sì, una un lavoro di ciofeca, tuo, esatto. magari ti è costato più il breeding, perché Sì, ricordiamo che il breeding ha un costo che è un AXS, l'AXS sta a $140, e più tot SLP che sono sempre un minimo di 600 fino a 5.000, dipende quanti breed ha sì, questo Axi, capito? sì, sì, quindi anche è Quindi sempre un continuo investire. Si ottengono dei profitti, però bisogna sapere quello sì, che si diciamo, fa. diciamo che una volta che sei ben avviato con tot scolari, non è che io è un po' che non ci investo proprio di tasca mia, che Certo, non metto più soldi dentro, capito? Perché comunque grazie a queste scholarship riesco a farmarle di SLP, capito? certo, Tipo, prima che iniziasse la nuova season ne facevo sulle 20.000 al giorno, più o meno. Una tantissime, parte di quelle, tipo il 40% certo. sono mie, quindi E il più o restante meno. 60 vali scolari. Sì, dipende, poi dipende perché io alcuni scolari li pago dal 50 al 70%, dipende sempre da quanto farmano loro. Quindi più farmano, più poi dipende anche dai team. Diciamo adesso ce ne ho tanti, ultimamente li ho anche sistemati, perché poi il gioco ogni tot mesi, tipo ogni 2 mesi cambiano delle carte e modificano delle carte, cambiano un po' il metagame, Sì, capito? Quindi magari un Axi che prima non era forte, tutto a un tratto gli cambiano due carte e diventa forte, capito? Tipo è successo che ho un Axi che aveva una scolara e oggi l'ho dovuto riprendere, ho detto guarda questo Axi gli hanno cambiato due carte, è diventato fortissimo, vai a vedere sul market quanto costa, sono andato a vedere sul market, questo Axi sta un net, un porca Axi, miseria, sì. ho detto guarda
me lo devo prendere perché lo voglio usare io nell'arena, perché Certo. mi serve. Ti mando un altro, guarda, pazienza. Lei sì, sì, no problem, no problem. My favorite reptile. Ho detto ok, mi spiace, ma a me oltre a fare da manager, mi piace anche essere abbastanza competitivo. Tipo Vabbè, sì, l'ultima season mi sono piazzato al 22esimo posto. è vero, Ho perché preso te anche fai anche i tornei proprio ad alto livello. Faccio dei tornei, ma quella è la season comunque che la fanno tutti nel gioco. Poi sto facendo anche tornei ultimamente, tipo ieri ho fatto un torneo, sono uscito per la prima partita, vabbè, GG. Però tipo ultimamente ho fatto dei tornei dove comunque puoi vincere anche bei premi, capito? Anche dei miei scolari, c'è uno scolaro che è diventato molto competitivo, infatti sono contento per lui e diciamo al momento lui penso sia pure più forte di me. Comunque lui usa i miei axi, quindi Certo. Quindi è proprio a parte allora, creare un'impresa, è proprio uno sport veramente a livello, no, possiamo no, dire, ma a livello no, mondiale. no, ha voglia, io gli sto appresso a scolari, cioè, boh, ci tengo ad avere, magari non tutti perché non ce la faccio perché sono tanti, però magari una parte di questi scolari competitivi, capito? Anche perché magari se arrivano a premio, una parte di quel premio va a me, perché comunque loro usano i miei Certo. axi. Sì, comunque sì, tu hai nominato e-sport, cioè io sono anche dentro a una gilda che si chiama Axi GG, che è anche un team e-sport, capito? Quindi È diciamo sono un'evoluzione molto preso pazzesca da, questo da- 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 da settore. questo mondo. Beh, Eh, io non è che sono un gamer, perché non è che ho la PlayStation, ad esempio la Play sì, sì, 5 non sì. ce l'ho, non la sono ancora comprata. E la PlayStation ci gioco proprio così, ma quando non è che mi chiudo a Call of Duty o a FIFA, magari prima sì, prima ci passavo le nottate sulla PlayStation, ma comunque adesso sono un po' più impegnato con Axie, Beh, magari certo. altri Adesso invece ti investimenti. faccio una domanda. Quando è che hai iniziato a capire che questo poteva essere una tua attività, ma soprattutto il giorno in cui sei andato dal tuo datore di lavoro e gli hai detto che te ne andavi e che hai aperto questa tua attività online futuristica, lo possiamo tranquillamente ben dire, perché mai più nessuno avrebbe pensato di creare una scholarship per un videogioco, fare tornei e mantenersi soprattutto grazie a questo gioco e mantenere appunto anche gli scolari e anche tutte le famiglie che derivano dagli scolari, come hai detto prima. Sì, guarda, tu praticamente tutto questo si basa su SLP alla fine della storia, che dipende dal prezzo di SLP, perché magari se SLP fra 2 giorni, non so, fa un meno 99% Certo, come Squid Coin, è finita la baracca, capito? Però io credo in Axie, ci è credo difficile che lo faccia. profondamente. Ho visto che comunque adesso ci sono anche esponenti importanti tipo Ubisoft o Samsung, Sì, hanno investito anche fondi. Comunque se tu vedi la pool di AXS in staking sono quasi 3 miliardi di dollari, quindi si parla veramente di sì, sì, si sono progetto avvicinati veramente grandi case serio, cioè, produttrici. progetto veramente serio. Quindi io prima ci ho pensato prima di lasciare il lavoro, perché avevo il contratto a tempo indeterminato, prendevo anche Certo. uno stipendio non estremo, però comunque uno stipendio che se glielo dai a un italiano, dicevo, ma perché hai fatto una cosa del genere? Però mi sono sentito di far così, anche perché comunque io ho sempre voluto, diciamo, ho sempre pianificato di smettere di lavorare sui 40, tipo quando avrei raggiunto la libertà finanziaria, diciamo. Però diciamo che adesso anche con delle cripto che ho non è che sono messo male, quindi in più Axi è una buona entrata mensile e ho pensato di dedicarmi ad Axi, anche perché non mi ci vedevo più nel contesto della cucina, Certo. e mi ci vedevo proprio più, capito? Quindi ho voluto anche per cambiare un po' aria, che erano 3 anni che stavo lì dentro. Poi, come ti ho detto già l'altra volta, nel 2022 ho in programma di fare dei viaggi, capito? Voglio andare a un evento a Las Vegas di Axi a maggio, ad aprile voglio andare nelle Filippine proprio, tipo un mese a trovare i miei ragazzi, quindi Fantastico. devo andare in Italia,
inizio del 2021 al 2022 vado anche in Italia, poi magari dopo faccio altri viaggi in Spagna, volevo anche prendermi un po' una pausa, capito? Tanto comunque Axi lo posso portare avanti ovunque sto nel mondo. Certo, è un lavoro completamente digitale che puoi fare ovunque, basta che ci sia una connessione. Tanto è un Bravo. computer e addirittura lo puoi anche comandare da telefono, quindi Sì, è adesso hanno messo il fantastico, veramente wallet sul fantastico. telefono, figurati, cioè, posso fare tutto da... Serve sempre il computer comunque andando in giro, però eh, sì, così. Poi più che altro qui in Olanda al tempo cioè, funziona tutto alla grande qui, ma la cosa che mi fa schifo, cioè mi fa schifo, ormai mi ci sono abituato, ma è il clima che fa schifo, non è bello, non è un bel clima, cioè, piove sempre, quindi magari provando a esplorare altre parti, in Spagna, voglio andare nelle Filippine e ci devo andare anche perché anche diciamo con i scolari, cioè ci vado, siamo d'accordo, così poi voglio proprio conoscere comunque, Certo, diciamo, come se fossero tuoi dipendenti alla fine, quindi sarebbe figo conoscere un tuo dipendente, scusa. lo credo. Perché no? No, poi alcuni scolari li ho presi proprio a cuore, cioè li vedo proprio come amici, capito? Cioè, solitamente loro sono molto, molto gentili, ti chiamano sempre Sir, please. Alcuni gli ho detto, guarda, non mi chiama Sir, chiamami bro, o chiamami col mio nome, o Wolf. Però loro continuano Sir, alcuni no, alcuni ok. Però alcune ragazze tipo Sir, ho fatto, guarda, non mi chiama Sir, chiamami Sì, sì, lo Mattia vedo, o sono Wolf. molto rispettosi, anche quando mi contattano su Telegram o in Magari lo privato. chiamano un po' Wolf o Matt, devo un po' ricominciare a Sir, please, eh. Beh, che ti devo fare? Ma adesso Niente. ti faccio una domanda non per sapere te quanto guadagni, ma puoi dire una media più o meno di chi come te ha una scholarship, quanto può fatturare mensilmente? Un range? Allora, guarda, io siccome, cioè, adesso un po' di meno, ma da quando ho cominciato ad avere un po' di scolari, comunque ho continuato sempre a reinvestire una piccola parte per fare altre Chiaro. scholarship, fare altri account. Ma se io volessi vendere le SLP, le vendo solo, quelle che farmano gli scolari le vendo solo, come ti ho detto ne faccio 20.000 pulite al giorno, magari adesso un po' di meno perché c'è la nuova season è diventato più difficile ancora, quindi facciamo un 18.000 al giorno Sì, così, forse 17.000 dai. 40% di 17.000 sono 17.000, 30 qua, sono 68.000, una cosa del genere. No, aspetta, 6.800, scusa, ok. 6.800 SLP. SLP sta a 0,07, guarda, te lo faccio un attimo, facciamo 6.800 moltiplicato per 30 per 0,0, torniamo il prezzo al volo, 0,07, sì, per l'appunto. Diciamo qui così viene 14.280 dollari, solo vendendo le SLP, più o meno, diciamo 13.000, non lo so, così. Poi dipende sempre Tantissimo. dal prezzo. Certo, Quando stavo a certo. Beh, 40, ovvio, sì, sì, sì. magari cioè, stavo a 40 guadagnavo così, ma c'avevo un quarto degli scolari, capito? Quando stavo a 0,40, cioè, quindi dipende molto dal suo prezzo. Però comunque è una cifra che ti permette di lasciare il lavoro, penso, poi non lo so, dipende pure dalle esigenze delle persone, Certo, cioè, certo. ti ripeto, SLP, anche se è praticamente impossibile, praticamente, anche se è molto molto difficile, domani ti svegli e può stare un centesimo, non è che può succedere, cioè, nelle cripto, sai che le cripto come Certo, funzionano? certo. Eh, niente può impedire SLP di andare a 2 centesimi o a 1 centesimo, cioè, Sì, sì, quelli non è che sono c'è una io, barriera lì che non si può andare, capito? Anzi, ti dico anzi che SLP è un token che subisce molta pressione in perché le vendita, vendo, perché esatto. comunque, certo, quindi il prezzo va a scendere e loro comunque provano a fare gli update e lo provano, tipo l'altro giorno ha fatto un 100% in un giorno così e io Ah, non so, forse non lo so, qualcosa mi ha aiutato dall'alto, ma ho venduto 25.000 SLP a 0,1336. perfetto. Sì, sì, certo, perché Perfetto, nemmeno lo so come ho fatto a vendere, ma l'ho venduto a quel prezzo e
dopo un giorno stava di nuovo a 0,7, 0,07. Non so come ho fatto a bene, sono stato fortunato, eh. Solitamente non vendo, cioè l'ho voluto vendere a quel prezzo e ci ho preso gli XS, poi io ultimamente li vendo per XS, sto facendo così, accumulo un po' XS, qualcosa di ETH, oppure diciamo che ultimamente sì, qualcosa sto convertendo, qualcosa sto reinvestendo, comunque funziona bene. Io mia madre ok, però mio padre lui è un po' quello che quando ho lasciato il lavoro, ma lavoro a tempo Eh beh, indeterminato, certo, sono i lui è ancora un pensieri. po', allora, lui ancora mi dice ma quello non è un lavoro, quello che fai te non è un lavoro. Ho detto, guarda, questo è un lavoro, anche se comunque non ho contratti o niente, non ho cose scritte, ma cioè, le cripto sono così. Cioè, poi magari con la carta Binance, cioè, mandi su Binance, cioè, capito? Come se c'hai i soldi, come se ce l'hai in banca, ce l'ho su Binance e li spendi con la carta, quindi Certo. Certo, poi fai i soldi l'importante tuoi. ovviamente anche per andare contro un po' al mercato e alle situazioni, perché come un'azienda ci sono gli alti e bassi, giustamente come dici te, con il gruzzolo che mi faccio, diversifico in E altri poi, giochi, diversifico in altre cripto, mi esatto, faccio un bravo. paniere Sì, sì, che mi permette. dovrei un po' ridurre l'esposizione perché Sì, dovrei passare un po' di cose in stable. Poi un'altra cosa pure, che comunque, voi tutte queste cifre, ovviamente poi dovrei anche dichiararle queste cose, quindi il certo. prossimo anno quando andrò a fare la dichiarazione dei Ci sarà tutta la redditi parte di fiscalità che poi a seconda di dove bisognerà sei dichiarare. è Sì, adesso diversa. infatti mi devo informare bene con un commercialista che è esperto su queste cose Certo, perché certo. ho avuto un Attualmente 2021 abbastanza fortunato, diciamo. al momento 2020 no. uno dei paesi più crypto friendly è notoriamente il Portogallo, dove hanno delle tassazioni bassissime e delle agevolazioni per chi sposta anche lavori virtuali Sì, inerenti sì, a sì. criptovalute, quindi potrebbe essere Quello un porto non tanto distante per attività come la tua. da valutare, magari il Portogallo penso pure che a clima sta molto meglio di qui dell'Olanda. Ti ripeto, io questo lavoro se è una cosa duratura, spero che lo sia, lo potrei fare ovunque. Certo, infatti è il bello di questo. Quindi bisogna solo decidere dove andare. Questo è il Certo. fatto. E bene, dai, allora direi che possiamo anche terminare qua l'intervista e ringraziandoti di questo intervento, soprattutto di averci raccontato una parte della tua vita, una parte importante che sicuramente fa piacere a tanti come me e come te hanno bisogno di sentirsi dire certe cose, ovvero che c'è ancora Io possibilità di fare impresa anche in un settore il completamente consiglio, nuovo. esatto, il consiglio che do magari a qualcuno che vede questo video e vorrebbe intraprendere la mia strada è pensare magari prima di fare una scelta drastica che ho fatto io, valutate bene tutte le conseguenze e se pensate, cioè, ah sì, adesso come adesso, ovviamente tu dici ok, allora tutti fanno quello che fai te, fanno i soldi, però Ma non è facile. al momento per magari io ci sto da un po' dentro e faccio scholarship da come ho detto già da un anno, quindi ho dedicato tempo, ho dedicato soldi, ho veramente dedicato molto le nottate, cioè veramente anche so anche bene come funziona il gioco, quindi mi so muovere a fare i team, queste cose, ma se qualcuno vuole iniziare da zero e dice ok, mi voglio fare 50 team, voglio investire, ok, investo 50.000 dollari e voglio fare 50 team di Axi, eh, ti direi aspetta un attimo, fermo, non lo so. Ti direi un attimo, aspetta un attimo, capito? Certo, certo, perché alla fine. Sempre valutare bene, perché comunque al momento se ti fai un account e lo dai a uno scolaro, per rientrarci ci vogliono 4-5 mesi, non è una cosa, non è più come magari quando è esploso il gioco che che SLP sta a 30 centesimi, 40 e con un mese eri rientrato di tutto, ti eri ritrovato il Certo. team, ma adesso è molto diverso. No, Eh, no, ci vuole tanta. come ho detto, gira tutto intorno al prezzo di SLP, che è quello un po' che governa tutto. Anche infatti, l'altro giorno SLP c'ha avuto quello spike e gli azi un po' si sono alzati di prezzo nel market, cioè hanno avuto un aumento tipo del 30% gli azi, capito? Sì, sì, sì.
quindi tutto ruota intorno a un token, così. No, no, poi tanto E bisogna anche dedicare tanto tempo, tanto studio, perché alla fine è facile dall'altra parte dire, ok, ha mollato il lavoro per giocare. Sì, noi utenti la possiamo pensare così, vediamo la parte finale, la punta dell'iceberg che è il gioco, ma tutto quello che ci sta dietro, l'investimento, il tempo, lo studio, la strategia e il formare esatto, gli esatto. scholarship porta via tantissimo tempo ed è questo il grande lavoro che poi permette di dire ok, ho smesso di lavorare e gioco, però per Sì, anche giocare di strada ce ne anche vuole. la parte dal punto di vista, come si può dire, di relazionarsi con le persone, cioè, c'è molto di quello, perché comunque tu comunichi con tantissime persone. Certo, Io ogni mattina quando mi sveglio ho Discord che mi esplode, capito? sì Mi sì sì, scrivono ti in capisco. 10 persone, tanti, o Sir, ho qualche problema, o non ho potuto giocare, mi puoi cambiare un Axi, o mandami questo, oppure ho questo, c'è il mio amico, tutti che mi chiedono che se gli posso fare entrare amici, ma ovviamente io vorrei aiuto a tutti, ma non è possibile, perché non so una whale, quindi non è che ho un bel po' di Axi, ma non è che sono una whale, capito? Quindi Certo. ci provo anche a aiutare il più possibile, ma molte persone comunque, perché tu sai che comunque per uno scolaro trovare una scholarship, o leggevo l'altro giorno su Twitter, c'è una possibilità dello 0,01%. Comunque c'è un sacco di richieste di Sì sì scholarship, sì sì comunque sì. questi paesi qui, le Filippine, ma poi ci stanno anche molti altri paesi dell'America Latina, America tipo Latina, il sì. Brasile, Sono entrati Brasile pesantemente. che questi paesi hanno fatto delle stime che diciamo, le prossime Filippine per Axi sarà il Brasile, capito? Certo. E quindi c'è ancora molte persone devono scoprire questo gioco. Io lo consiglio a tutti, se avete un piccolo gruzzoletto, ma si parla di forse $1 miliardo, così un 1.200, provate a farvi un team. Certo, non studiate prima di comprare 3 Axi, perché una volta comprati non è che vi ti danno i soldi se non vanno bene, te li devi rivendere. Quindi Certo. provate bene a capire cosa state facendo prima di mettere i soldi. Io non ho fatto così, ho comprato 3 Axi all'inizio, vabbè, prima costavano $20, è Certo, quindi diverso. uno poteva Però permetterselo di... però io non è che ho avuto qualcuno che mi ha spiegato il gioco come funzionasse, perché ci ho sbattuto la testa io inizialmente da solo, ho sbattuto la testa, ho fatto i miei breed, ho incrociato, non so, ho incrociato le peggio schifezze, giusto così per il brivido di bridare gli axi, capito? Eh, quindi, ripeto, se non sapete a chi chiedere consiglio, ci trovate a noi su Telegram, su Axi Italia, adesso siamo anche più di 1000, quindi Sì, tra l'altro ci tengo a dire mm, per chi guarda questo video, per chi lo guarderà, in descrizione al video troverete tutti i riferimenti per contattare Mattia, per contattare la sua scholarship, per eventualmente richiedere accesso alla scholarship e tutte le informazioni diciamo, necessarie. diciamo in questo momento la scholarship, ho una richiesta infinita, Sì, ho bisogna una mettersi fila in proprio di lista. persone. Tu immagina ogni mescolaro, te l'ho detto quanti ne ho, diciamo un 70% di quei scolari mi chiede ogni giorno se posso raccomandare uno scolaro, una persona. Certo, Cioè, ogni giorno uno, due, tre scolari mi scrivono sì, è possibile raccomandare un mio amico, un mio fratello, mia madre, cioè io ho tutte le fasce di certo, età, certo. tutti, vecchi, giovani, coppie, tutti i tipi. Sì, sì, sì. E, ripeto, quindi se vi interessa il gioco ci potete trovare su Telegram, su Ax Italia, io sono anche admin, quindi mi trovate facilmente, altrimenti anche su Twitter, su Wolf of Dam, un Nimo Scholarship proprio, Sì, sì, sì. e anche Instagram, ma Instagram comunque lo, lo- non lo seguo tanto. Ah, tra l'altro poi io, come ho aperto anche il mio canale, no? Ah, Su giusto, YouTube. cosa importante che ce ne stavamo dimenticando, hai aperto il canale anche Aspetta, tu. sto Io ascoltando anche un'altra cosa comunque. Noi stavamo a chiudere. Vabbè, intanto parliamo del canale Wolf of Axi, magari se Maurizio la vuole lascio mettiamo in anche descrizione così chi vuole in può anche descrizione. vedere il tuo canale, i tuoi video.
E poi una cosa, Maurizio, io visto che tu sei stato generoso con me, mi hai aiutato sempre, ho pensato di ricambiare la tua generosità e sul Ronin che mi hai mandato l'altra volta ti ho mandato 3 azi, quindi c'hai un team adesso, cioè tu hai Guarda, un tuo team. sono senza parole, guarda. Veramente, con questo regalo adesso poi vado a vedere il mio team. Mi hai dato una grande possibilità, non tanto per fare scholarship, perché probabilmente io non la farò mai, però visto che io Guarda che lo puoi sono un fare, lo puoi nerd, trovare anche io qualcuno, eh. Come vuoi tu, vedi se ti piace il gioco, comunque tu da certo. lì ci puoi fare essere, puoi anche vendere gli azioni al mercato, quello comunque è un regalo. Quello che ci fai, sono affari tuoi. Io ti consiglio di provare il gioco, vedere se No, ti no, da buon nerd piace. mi sfonderò di questo gioco perché non posso Bravo. non farlo. Se hai bisogno chiedi a me, io sono sempre disponibile. Qualunque persona mi potete anche trovare su Telegram, Wolf of Dam. Io se mi scrivete, se ho tempo vi rispondo subito, poi magari vi rispondo dopo un po', ma solitamente rispondo. È successo anche qualche volta perché tante persone mi scrivono e mi chiedono consigli su Axi, alcune volte me li sono anche persi quei messaggi. Tipo Certo. dei primi video che avevamo fatto, molti mi hanno scritto: "Oh, ciao, ti ho visto su YouTube, hai detto te che possiamo scrivere, ho scritto". Ho fatto, ok, io molte persone le ho conosciute così, magari adesso ancora ci parlo. Io comunque sono una persona molto aperta, mi piacciono proprio i contatti con le altre persone, molti connessioni, capito? Ah sì, è anche bello di Ormai vivo questo di, settore, il settore ormai digitale. vivo di questo, sì sì, Bene, guarda, è io questo, non so come ringraziarti di questo regalo, di tranquillo. questo omaggio. Mi vedrete allora presto in qualche video dove faccio le mie figuracce giocando e perdo qualsiasi partita. E ti ringrazio per essere stato ospite e comunque ti ringrazio anche per le prossime volte che sarai ospite dove faremo vedere magari qualche partita, qualche torneo. Invito tutta la community a seguire il tuo canale e nel caso vogliano approfondire Axi di contattarti con i contatti che trovate in descrizione al video. Io ti ringrazio per il tuo tempo e soprattutto per il regalo. Ti ringrazio a te e ringrazio i tuoi iscritti, che spero che una parte andranno anche, diventeranno miei iscritti. No, comunque, grazie veramente per questo Prego. spazio che mi hai dedicato, veramente, veramente grande. Spero che questo sia, non ti dico il primo perché ce l'abbiamo fatto, però ne faremo altri video insieme. Certo. Spero. Va bene, ti ringrazio e ti saluto. Ciao. Ciao, ciao Ciao. Mari.